a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo i significati e l'utilizzo della parola insomma in italiano. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina. E oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, insomma, ha tre utilizzi principali. Il primo utilizzo come avverbio conclusivo e riassuntivo è molto comune per concludere un discorso, concludere un ragionamento, per riassumere, per concludere una frase, insomma, e per esprimere anche un giudizio riassuntivo. Sinonimi sono per esempio in conclusione, in breve, infine, concludendo, riassumendo o quindi anche. Quindi tutti questi sono sinonimi di insomma utilizzato in questo contesto con valore conclusivo. Per esempio, è importante che tutti facciano la propria parte nella difesa dell'ambiente attraverso il risparmio energetico, la raccolta differenziata, le auto elettriche. Insomma, dobbiamo tutti essere più responsabili. Quindi quell'insomma, vedete, l'abbiamo messo lì in una posizione conclusiva. Abbiamo espresso la nostra opinione su che cosa la gente dovrebbe fare per difendere l'ambiente. E poi alla fine esprimiamo anche questo giudizio riassuntivo e diciamo insomma, riassumiamo, dobbiamo tutti essere più responsabili. Quindi avremmo potuto sostituire l'insomma con in breve, in conclusione, quindi riassumendo, concludendo e via, ok? Oppure preparare l'impasto per la pizza richiede solo 5 ingredienti: farina, acqua, lievito, olio e sale. Insomma, si tratta di una ricetta piuttosto semplice. Vedete, anche qui riassumiamo. Quindi possiamo sostituire quell'insomma con in conclusione, in breve, riassumendo, concludendo e via. In certi contesti poi l'impressione anche che diamo al discorso quando diciamo insomma è che vogliamo troncare un po' la cosa, insomma, in breve, ok? Vogliamo cercare di non dilungare il discorso e abbiamo l'impressione che questo discorso in realtà, a meno che ci intromettiamo e diciamo insomma e lo portiamo avanti e magari cambiamo anche il verso del discorso, altrimenti si dilungherà troppo, andrà troppo per le lunghe. Quindi, per esempio, allora abbiamo parlato di questo problema per almeno un'ora. Insomma, possiamo andare avanti adesso e parlare di qualcos'altro? Secondo utilizzo di insomma nelle risposte a una domanda è sinonimo di così, né bene né male, mica tanto, non tanto o non proprio. Per esempio, come va oggi? E noi rispondiamo, insomma. Quell'insomma lì vuol dire un po' così, né bene né male, ma sì, mica tanto, non proprio tanto bene, ok? Quindi tutto questo viene proprio riassunto, viene espresso con il semplice insomma e anche il tono della voce lo fa capire. Quindi come va oggi? Insomma, ok? Oppure ti è piaciuto il film? Insomma. Quindi insomma si può utilizzare da solo, quindi così, non proprio, non tanto, ok? Oppure possiamo dire anche insomma ho visto film migliori, ok? Quindi non è che dobbiamo per forza utilizzarlo da solo, in risposta a una domanda possiamo anche spiegare il perché l'abbiamo trovato così, né bene né male, insomma, e diciamo qualcosa dopo. Però ecco in risposta a una domanda proprio questo ruolo, questo significato di così, né bene né male, non tanto, non proprio, ok? E poi terzo utilizzo di insomma quando perdiamo la pazienza, ed è spesso utilizzato con un punto esclamativo che segue. Se lo vediamo anche nello scritto, ovviamente non mettiamo il punto esclamativo nell'orale, diciamo semplicemente insomma
ed è come sinonimo, ha come sinonimo allora o anche ma dai, ok? Per esempio, insomma, punto esclamativo, ti decidi oppure no? Qui è proprio un invito alla persona con cui stiamo parlando di smetterla con l'indecisione, di troncarla lì, insomma, e di di affrettare anche la decisione, ok? Quindi, insomma, abbiamo un po' perso la pazienza con questa persona che è così indecisa, ok? Oppure, insomma, la vuoi finire di fare rumore? Qui stiamo cercando di dormire. Qui questa situazione è un po' quando si verifica, per esempio, se abbiamo dei vicini molto rumorosi e magari questi vicini, insomma, li abbiamo già invitati insomma, piantarla, insomma, a smetterla di fare così tanto rumore, magari dobbiamo cercare di dormire, abbiamo un lavoro il giorno dopo e quindi li abbiamo già invitati ma non hanno ascoltato e quindi la seconda volta si va un pochino più sul pesante e si dice allora insomma, quindi quell'insomma proprio rafforza l'invito a smetterla, ok? L'invito a smetterla di fare rumore. Possiamo poi utilizzare l'insomma da solo anche, quindi insomma e con quell'insomma esprimiamo ovviamente l'irritazione, l'impazienza, il fatto che siamo esasperati da una situazione, riferendoci per esempio ai vicini che facevano rumore e che abbiamo appunto caldamente invitato di appunto piantarla. Allora, possiamo dire, per esempio, solamente insomma, quell'insomma, riferendoci proprio ai vicini rumorosi, magari fanno feste, diciamo, tutti i giorni, oppure musica ad alto volume e non la smettono e non hanno nessun rispetto e siamo irritati, esasperati perché in realtà non vediamo anche speranza che possano migliorare e diciamo insomma, quindi siamo mezzi esasperati, d'accordo? E insomma, questo conclude la nostra lezione per oggi, quindi riassumiamo il tutto e abbiamo visto i vari utilizzi di insomma oggi e spero che vi sia piaciuta e spero che l'abbiate trovata utile e se sì mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!